Oggi mi berrò un tè. Però in realtà a me il caffè piace di più. Quindi forse dovrei semplicemente prendermi il caffè. Però sono anche in Giappone, qui si fa il tè, non il caffè. Come è vero che sono italiano e quindi devo rispettare le mie origini, però il tè è meglio al pomeriggio perché ha meno caffeina. Ha meno caffeina il tè. C'è differenza tra caffeina e teina. Dovrei cercarla sta roba. E va bene, è deciso. Oggi è il giorno per un... Ah dai, chi prende in giro? È il giorno per un caffè, come qualsiasi altro giorno. Tu hai scelto molto male. È freddo. Suona familiare? Solo io? Ogni tanto è difficile prendere decisioni ed il paradosso della scelta è uno dei motivi. Andiamo a vedere che cos'è. La nostra felicità aumenta con la quantità di scelte disponibili perché possiamo trovare la cosa migliore per noi, quella perfetta. Ma in realtà solo fino ad un certo punto. Quando le scelte diventano troppe, entra in gioco la paralisi decisionale o appunto paradosso della scelta. In pratica ci blocchiamo perché non siamo sicuri di aver considerato tutti i parametri possibili. Quindi paradossalmente ci costa molte più energie fare la scelta perfetta, senza però avere la certezza di essere effettivamente su quella giusta e potremmo addirittura risultare più insoddisfatti. È un concetto usato nel marketing per venderci roba, ma sul come ci voglio arrivare un po' più tardi. Prima voglio prendere un esempio dal passato, una decisione talmente fondamentale che ci crea ansia ancora oggi, che ci fa dire ancora se effettivamente abbiamo fatto la scelta giusta. Ma tu, da grande, che lavoro vuoi fare? Io da piccolo volevo fare il pubblicitario. Che lavoro è? Boh, però mio papà faceva la pubblicità, quindi a me quello interessava. Oppure è quello che conoscevo. Infatti la mia impressione è che da piccoli si vuole fare un determinato mestiere e si è sicuri soltanto perché se ne conoscono pochi e quelli che si conoscono vengono da storie come l'astronauta o da relazioni dirette come i nostri genitori o la maestra. Intorno ai 15 anni, quando effettivamente devi scegliere una direzione da dare alla tua vita e vedi tutte le possibilità che ci sono, panico. E per me il panico non se n'è ancora andato. Ma panico a parte, se avete letto il titolo sapete che c'è un'altra cosa che ritengo sia importante da tenere in considerazione se vogliamo fare decisioni migliori. E vorrei fare un esempio legato al marketing, come detto prima. Fare la spesa. È stato provato che se si limita la varietà di un tipo di prodotto tra i quali il consumatore può scegliere, allora questo consumerà di più. E questo è proprio il concetto di paralisi decisionale, perché se avesse troppa scelta, per paura di sbagliare non compierebbe l'azione, che in questo caso è comprare. Ma secondo voi perché mettono gli M&M's, i dolciumi, le cicche come ultima cosa da comprare proprio appena prima di pagare? Beh, per qualcosa che viene chiamato affaticamento decisionale. In pratica, quando avete passato gli ultimi 30 minuti a prendere decisioni, ossia quale prodotto prendere e mettere nel carrello, la qualità delle vostre decisioni diminuirà, portandovi a scegliere più facilmente di istinto e all'istinto piace lo zucchero. E in più sono pacchettini piccoli, quindi non avete nemmeno quella cosa che vi dite oh no, sto comprando troppi M&M's, non sono mai troppi gli M&M's. Quindi più l'accumulo di decisioni è alto, peggiore sarà la qualità delle nostre decisioni e più sono i parametri da prendere in considerazione, più spesso la paralisi decisionale ci bloccherà. Quindi, sulla base di questi due concetti, vi propongo tre soluzioni per prendere decisioni migliori. Pianificare le giornate in modo da prendere le decisioni più importanti il più presto possibile, così da capire quali sono i parametri fondamentali, tre normalmente dovrebbero bastare, e non essere bloccati dalla paralisi decisionale. Fa funzionare la scelta che hai preso. Una volta che hai deciso qualcosa è il momento di crederci. Suona un po' strano, ma devi darti il tempo e la possibilità di far funzionare le tue scelte. Ed infine la più importante di tutti, secondo me. Comincia prima di sentirti pronto. Il consiglio viene da Richard Branson ed è stato popolarizzato da James Clear, l'autore di Atomic Habits, ossia che più ti prepari a una scelta,
più ti rendi conto di quante informazioni ci sono ancora da scoprire, ma la realtà è che non hai bisogno di sapere tutto. Per me, iniziare YouTube è stato esattamente applicare questo consiglio. Non è che io mi sentissi pronto a fare dei video di una qualità che io possa reputare decente, però ho iniziato comunque, ma all'inizio lo sapevano letteralmente 4 persone che mi ero messo a pubblicare video. Poi col tempo trovo che la qualità sia aumentata, ho iniziato a parlarne, ho iniziato a pubblicarlo sui social e adesso trovo che quello che faccio non è così da buttare. Lo dice molto bene James Clear. Chi sei, quello che hai e quello che sai sono abbastanza per cominciare. E non penso ci sia bisogno di aggiungere molto altro.